Chi utilizza da un po' di tempo dispositivi elettronici come computer e laptop ed ha un minimo di esperienza sa bene che queste tecnologie tendono a riscaldarsi quando utilizzate e, per evitare il loro surriscaldamento, vanno raffreddate tramite l'utilizzo di ventole per far circolare l'aria o, per chi può permetterselo, un sistema di tubi che mantiene i nostri circuiti al fresco grazie alla circolazione di un liquido. Anche i nostri cellulari e tablet, soprattutto i più vecchiotti, soffrono di questo problema, che si accentua durante l'estate con i suoi bellissimi 28-30 gradi. Oggi vi spiegherò come realizzare una cover per i vostri dispositivi mobili, semplice e dal costo inferiore ai 10 euro. E bella ragazzi, Fox e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare perché, come avrete letto dal titolo e visto dall'introduzione, vi insegnerò a realizzare una cover per il vostro cellulare capace di tenerlo al fresco e di raffreddare il vostro processore. La cover è questa qua, non ha un bellissimo aspetto però è molto funzionale. Abbiamo una ventola che girerà appena l'attaccheremo alla corrente, dietro c'è una specie di retina, non so se si vede, per evitare che roba entri nel nostro cellulare mentre la ventola gira. E poi abbiamo un cavo USB abbastanza lungo che possiamo collegare a un normalissimo power bank. Io ne ho uno che ha due uscite, due ingressi, e quindi posso utilizzarlo da una parte per caricare il cellulare e dall'altra per utilizzare la ventola. Quindi, come avete potuto vedere dalle immagini, la ventola gira non appena la colleghiamo al nostro power bank, quindi la possiamo mettere dietro al nostro cellulare, magari levando la plastica, e possiamo quindi mantenere il nostro telefono al fresco mentre noi lo utilizziamo per giocare o vedere video, come avete visto dalle immagini. Quindi non vi trattengo oltre, godetevi il video. Per prima cosa ci servono tre componenti: una piccola ventola che funziona a 5 volt e che potete procurarvi in un qualsiasi negozio di elettronica abbastanza fornito, un banalissimo cavo USB, prendetelo il più economico possibile, e una semplice cover in plastica di un qualsiasi colore. Sconsiglio colori scuri dato che assorbono i raggi del sole e quindi tendono a riscaldarsi. La prima cosa da fare è tagliare il nostro cavo USB e trovare i fili. Solitamente il grande groviglio di fili che si trova esternamente è la massa o polo negativo, mentre uno dei cavetti interni è il positivo. Io ho utilizzato un tester per capire quali cavi usare, ma se voi non ne disponete potete collegare il cavo nero della ventola al negativo e, dopo aver collegato l'attacco alla corrente tramite una qualsiasi porto USB o un trasformatore, potete provare a collegare ogni cavetto interno alla ventola finché non inizia a girare. Fatto ciò, prima di saldare i fili prepariamo il foro della cover. Prima di tutto dovete individuare il punto in cui si riscalda maggiormente il telefono o tablet. Inserite la cover, posizionate la ventola nel punto da voi scelto e disegnate nel contorno. Adesso rimuovete la cover e giratela posizionando la ventola nel contorno appena disegnato e copiate la circonferenza delle pale all'interno della cover. Seguite questo cerchio per tagliare un foro con un taglierino. Fate questo passaggio con molta attenzione per non rovinare la cover. E ricordatevi di posizionare dei fogli di carta per proteggere il tavolo sul quale state lavorando. Non ci resta che saldare i fili della ventola con quelli del cavo USB. Se non avete un saldatore potete sempre collegarli con un po' di nastro isolante. Io, dopo averli saldati, li ho ricoperti con della guaina termorestringente per isolarli e poi ho coperto il tutto con del nastro isolante. Vi consiglio di applicare un filtro alla ventola per evitare che entrino corpi estranei nel vostro telefono, ma se non avete la possibilità potete saltare questo passaggio. Io sono riuscito a recuperare un vecchio filtro di un condizionatore rotto e ho tagliato un quadratino un po' più grande della dimensione della ventola. Se voi volete potete utilizzare anche della stoffa, l'importante è che sia molto sottile e l'aria passi attraverso essa senza difficoltà. Fate qualche test posizionandola sulla ventola. A questo punto non ci resta che incollare il tutto. Io ho provato a utilizzare della supercolla ma non attacca sulla plastica della cover, quindi ho unito il tutto con del Platafix. Anche se non è forte come la colla, riesce a tenere tutti i componenti al loro posto senza problemi. Inoltre posso smontarli in qualsiasi momento per un'eventuale manutenzione o riparazione. Ed ecco a voi la vostra personalissima cover dissipatore. Vi consiglio, se ne avete la possibilità, di rimuovere il pannello in plastica che copre la batteria prima di posizionarla.
Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Dato che è comunque un oggetto molto semplice da realizzare, ci vogliono un paio di orette circa, ed è anche molto economico, ve la cavate con meno di 10 euro se andate nei negozi giusti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione e una condivisione. Se volete chiedetemene altri in descrizione, magari li farò, sotto nei commenti magari li farò. E niente, da Fox è tutto, al prossimo video, ciao a tutti!